amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato la mia versione della Shell Bag, infatti l'ho chiamata Shell Pop Bag, un altro progetto molto facile, veloce, alla portata di tutti ed è sicuramente perfetto per la prossima primavera-estate. Tra l'altro è molto divertente realizzarla perché la realizzeremo in un unico pezzo, poi vedrete. Per realizzarla ho utilizzato soltanto una coppia di manici tondi nella variante gialla e una rocca di cordoncino da 5 mm nella variante peach pesca. Questa combo colori per me è pazzesca, ma anche in questo caso ho creato per te 5 combinazioni colori tra cui puoi scegliere. Trovi tutto sul mio shop online momiscrochet.it. La rocca è da 500 grammi e si tratta di un cordino 100% poliestere. È un cordino diverso rispetto a quello che vi ho mostrato e vi ho proposto la settimana scorsa, ancora più morbido, scorrevole, piacevolissimo al tatto, ottima resa e soprattutto tenuta. Questo è tutto l'occorrente che ho impiegato per questa bellissima borsa, vi aspetto giù nei commenti, fatevi sapere cosa ne pensate. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Intanto vado a fare un cappio che tengo sull'uncinetto. Prendo il mio manico, lo metto sul dritto perché come notate, non so se si vede, sì si vede, c'è il mio loghino. Mi posiziono ad 1/4 dal mio logo e inizio a lavorare il mio primo punto basso esattamente in questo modo perché per me è molto più comodo lavorare così i punti bassi piuttosto che fare questo lavoro in questo modo. Potete anche farlo, però guardate, succede questo, si allargano i punti, quindi preferisco fare in questo modo, ve lo rimostro. Fate passare il cordino all'interno del manico, lo mettete sull'uncinetto e poi da dietro lo rimettete sull'uncinetto e andate a chiudere. Comunque dobbiamo ripetere questa operazione per 29 volte, quindi dobbiamo avere sul manico 29 punti bassi. Bene, lavoro l'ultimissimo punto, il 29esimo, e poi possiamo continuare con il nostro lavoro. Però prima di farlo ripetiamo lo stesso lavoro sul secondo manico e lì staccheremo il cordino dopo aver fatto una catenella di sicurezza. Poi prendiamo 2 marcapunti. Con il primo andiamo a segnare l'11esimo, poi lasciamo 7 punti bassi centrali liberi e a partire dall'8º andiamo a segnare il primo punto di 11. Bene, una volta fatto questo possiamo procedere con il nostro lavoro e avviamo 21 catenelle. Ventunesima catenella. A questo punto prendiamo il secondo manico, lo mettiamo sul rovescio, quindi lo giriamo e puntiamo esattamente l'uncinetto in questo modo sia sulla maglia dietro del punto basso rispetto alla parte frontale, chiaro, e nella maglia che c'è subito dopo. Se i punti sono un po' strettini ci possiamo aiutare con l'uncinetto più piccolo, però ce la facciamo. Prendiamo il cordoncino e chiudiamo semplicemente a punto bassissimo e ci siamo agganciati al manico numero 2. Adesso giriamo il nostro lavoro e procediamo con la primissima riga. Andremo a lavorare su queste maglie che abbiamo dietro, però cambio il numero di uncinetto, passo al 5,5 per entrare appunto in queste maglie che sono un po' strettine, poi passerò nuovamente al numero 6, quindi entro, prendo il cordoncino e chiudo a punto bassissimo. Lo ripeto nel punto successivo, per un totale di 2 punti bassissimi ad inizio riga. Dal punto successivo andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 17 e nelle ultime 2 catenelle andremo a lavorare un punto bassissimo, proprio come ad inizio riga. Uno qui, abbiamo il manico sul dritto, lo mettiamo sul rovescio, andiamo a lavorare un punto bassissimo nell'ultima catenella, dopodiché andiamo a lavorare un punto bassissimo nel secondo punto del manico, quindi entriamo sia nella costa dietro sia in questa maglia qui, prendiamo il cordoncino e facciamo passare tutto attraverso, proprio come all'inizio. Catenella, giro il mio lavoro e iniziamo la riga numero 2 a punto basso in costa dietro, però ci occorre un terzo marcapunti per andare a segnare il punto centrale. Abbiamo 21 punti, andiamo a segnare l'11° in costa perché qui faremo l'aumento. Vado a fare nel primo punto bassissimo un punto bassissimo in costa dietro. Nel punto successivo ripeto un punto bassissimo, però passo all'uncinetto numero 6, poi abbiamo 8 punti e li lavoriamo normalmente, quindi un punto basso in ciascun punto sottostante in costa dietro, nel punto segnato con il marker andiamo a lavorare un aumento di 3 punti bassi e andiamo a segnare il secondo dei 3. Poi lavoriamo un punto basso in ciascun punto nei prossimi 8 punti. Ottavo punto basso e concludiamo la riga con un punto bassissimo nei prossimi 2 punti bassissimi finali, quindi 1 e 2. Giriamo il nostro manico e andiamo a lavorare un punto bassissimo in costa dietro, quindi prendiamo la metà asola più l'asola che abbiamo proprio dietro. 1 e 2, quindi prendiamo il nostro cordoncino e ci chiudiamo a punto bassissimo, quindi facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e procediamo per la riga numero 3. Sempre in costa andiamo a lavorare un punto bassissimo nei primi 2 punti, un punto basso nei prossimi 9, siamo al marcapunti, quindi anche qui faremo l'aumento di 3 punti e andiamo a segnare il secondo dei 3. 2, marcapunti, terzo punto, un punto basso in costa in ciascun punto nei prossimi 9, un punto bassissimo negli ultimi 2 punti, 1, 2, riga terminata. Quindi andiamo a lavorare un punto bassissimo in queste 2 asoline, quindi faccio passare il cordoncino e chiudo, catenella, giriamo il nostro lavoro così e procediamo in questo modo con le righe di andata e di ritorno con l'aumento centrale per un totale di 20 righe. Insomma, dobbiamo arrivare al primo marcapunti, nonché all'11° punto basso del manico. Bene amiche ed amici, ho completato la prima parte che riguarda gli aumenti. Sono arrivata al marcapunti come vi dicevo nella clip precedente. Ho lavorato un totale di 20 righe a punto basso e mi ritrovo con i primi 2 punti bassissimi ad inizio riga, 27 punti bassi,
quello centrale, poi abbiamo 27 punti bassi e 2 punti bassissimi. Adesso dalla riga successiva in poi, finché non arriviamo all'altro marcapunti, lavoreremo semplicemente un punto in ciascun punto, quindi non faremo più aumenti, ma vi mostro tutto nel dettaglio così poi possiamo continuare da soli. Bloccato l'11° punto si procede con una catenella, si gira sempre il lavoro, si lavorano sempre i primi 2 punti bassissimi in costa dietro e poi un punto basso in ciascun punto sottostante. Quando arriviamo al punto segnato con il marker faremo un solo punto basso, quindi entriamo e lavoriamo semplicemente un punto. Noterete che il vostro lavoro si inizia ad imbarcare, ma è normalissimo. Stiamo continuando con la costruzione del corpo borsa. Metto sempre il marcapunti perché può essere utile soprattutto ai principianti. Continuo andando a lavorare un punto basso in ciascun punto. Poi abbiamo 1-2 punti bassissimi, sempre in costa. Prendiamo il primo punto bassissimo, poi lavoriamo anche il secondo. Andiamo sul primo punto basso della zona centrale del manico, quindi costa dietro, maglia che c'è proprio dietro, prendiamo il filo da sopra e andiamo a chiuderci a punto bassissimo. Stesso procedimento di prima, quindi catenella, giriamo il nostro lavoro così e si procede per la riga numero 22. Quindi intanto vado a lavorare i primi 2 punti bassissimi, 1, 2, poi lavoro i 55 punti bassi del corpo borsa. Quando arriviamo al punto centrale segnato col marker, lavoriamo anche qui un solo punto basso. Ripeto, il marcapunti lo metto solo per comodità, anche perché ci sarà utile nella terza fase, poi vedremo. Intanto continuiamo a lavorare sempre un punto in ciascun punto finché non completiamo anche questa 22esima riga. Bene, ho completato tutti i punti, mi rimangono gli ultimi 2 punti bassissimi, quindi 1, 2 e poi vado a fare un punto bassissimo nella metà asola e nella maglia dietro. Ok, 1, 2 asole, prendo il cordoncino, chiudo tutto, catenella, giro il mio lavoro e procedo in righe di andata e di ritorno. In totale ho fatto 16 righe. Adesso dalla riga successiva in poi, finché non completiamo questa zona del primo manico e del secondo manico, dobbiamo andare a lavorare delle diminuzioni e il marcapunti che abbiamo sempre lasciato qui ci farà da riferimento. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, vado nel primo punto e lavoro il primo punto bassissimo e il secondo. Adesso lavoriamo sempre in costa, un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 26 punti. 3, 26esimo e ultimo punto basso. Il 27esimo non lo lavoriamo perché andremo a diminuire questi 3 punti centrali. Quindi tolgo un attimo il marcapunti. Per fare la diminuzione basterà entrare in costa dietro nel primo punto e prendere il cordino. Lo stesso nel punto centrale. Lo stesso nel terzo punto. Quando abbiamo 4 asole sull'uncinetto prendiamo il cordino e chiudiamo tutto. Passeremo a un solo punto e di riga in riga praticamente andiamo a diminuire tutti quei punti che abbiamo aggiunto ad inizio lavoro. A questo punto lavoriamo i 26 punti bassi e poi gli ultimi 2 bassissimi finali. 2, 3, 26esimo ed ultimo punto basso, 1, 2, quindi facciamo un punto bassissimo in ciascuno. Come abbiamo fatto fino ad ora, entriamo nel punto del manico in entrambe le asole e andiamo a fare un punto bassissimo. Ok, porto il filo sull'uncinetto in questo modo, chiudo, stringo, giro e faccio la catenella. Quindi da qui ripartiamo. Intanto andiamo a lavorare i primi 2 punti bassissimi.
Dopodiché, piuttosto che lavorare 26 punti bassi, ne lavoriamo 25, perché vi ricordo che andiamo a diminuire. Quindi, di nuovo, 25 punti bassi, 25esimo punto basso. Siamo quasi al marker, quindi andiamo a diminuire questi 3 punti centrali. Entro nel primo, prendo il cordino, entro nel secondo, prendo il cordino, entro nel terzo, cordino, 4 asole e chiudo. Davvero facilissimo. Mettiamo il marker e continuiamo. 25 punti bassi, 2 punti bassissimi. Ci agganciamo al manico, catenella, giriamo il nostro lavoro, piuttosto che 25 avremo 24 punti, quindi lavoriamo i primi 2 bassissimi, 24 punti, diminuzione di 3 punti, 24 punti bassi e 2 punti bassissimi. Blocchiamo nel manico numero 2 e ritorniamo indietro. Come vi dicevo prima, continueremo ancora così, ma con le diminuzioni questa volta, fino a che non lavoriamo tutti i punti che abbiamo su un manico e sull'altro. Bene, amiche ed amici, siamo quasi al termine della costruzione a corpo borsa. Devo andare a bloccare l'ultimo punto basso, sto realizzando la riga di andata per andarmi a bloccare nell'ultimo punto dell'altro manico. Quindi in totale qui adesso ho 21 punti bassi, lo stesso numero di punti che abbiamo avviato all'inizio, se vi ricordate. Quindi ho fatto i 2 punti bassissimi, i punti bassi normali e l'ultima diminuzione centrale. Da questa riga che adesso faremo insieme non faremo più diminuzioni, ma lavoreremo semplicemente i 2 punti bassissimi iniziali e i punti bassi che ci ritroviamo da lavorare. Quindi io al momento ne ho lavorati 3, continuo con il quarto punto basso, il quinto, 6, 7 punti bassi, 8, non faccio diminuzione come vi dicevo prima, quindi vado a lavorare un punto basso normale e continuo un punto basso in ciascun punto. Quindi per l'ultima riga andiamo a lavorare un punto in ciascun punto, semplicemente questo. E poi facciamo un punto bassissimo e un punto bassissimo. Quindi vado a bloccarmi l'ultimo punto che mi ritrovo, giro il mio lavoro. Se i punti sono un po' strettini mi aiuto con un ago bello grosso e poi entro. Ok, stringo, punto bassissimo, quindi catenella. E a questo punto cosa facciamo? Visto che abbiamo bloccato tutti i punti di un manico, andiamo a fare l'ultimissima riga di ritorno, punto bassissimo, così andiamo a chiudere nell'ultimo punto basso del manico che fin dall'inizio abbiamo segnato con i marker. Quindi sempre in costa vado a fare un punto bassissimo in ciascun punto, tutto qui. Ultimo punto basso nell'ultimo del manico. Siccome la sola è un po' stretta mi aiuto con un ago, quindi entro nella prima e nella seconda maglia, stringo tutto, prendo il cordino e chiudo a punto bassissimo. Quindi posso prendere un po' di filo, posso staccarlo, me lo porto all'interno della bag, così lo vado a bloccare con un nodo e disperdere proprio all'interno della bag. Lo stesso farò con quest'altro filo e con gli altri che ho in eccesso. Quindi magari qui la catenella di sicurezza la tolgo e faccio lo stesso lavoro, così ho l'inizio bello che pulito. Possiamo fare anche un bel nodino, guardate, con i cordini iniziali, tanto non si vedrà il nodo. Ci aiutiamo con un ago, andiamo a disperdere pazientemente tutti questi cordini in eccessi, qui sono soltanto 2, tra i punti. Va bene, io con calma farò questa operazione dopo. Intanto vediamo il risultato finale della bag,
che praticamente è pratica, comoda, capiente, e questo invece è il risultato all'esterno. Lavoro super pulito, lavorazione compatta, non serve irrigidirla, bellissima, molto molto bella, stupenda, perfetta per la primavera, perfetta per l'estate. Questo è il cordino che mi è avanzato dal progetto, quindi volendo potremmo realizzarci un accessorio da abbinare alla bag. Resa altissima, non solo ho realizzato una borsa abbastanza grande, ma mi è avanzato anche del cordoncino, direi ottimo. Siamo a 36 cm, altezza corpo borsa circa 32, mentre con i manici ovviamente siamo a 39 cm. Cosa altro aggiungere? Fantastica, volendo si potrebbero aggiungere dei fiori, delle rose proprio qui, sia da una parte che dall'altra, oppure da una sola parte, per impreziosire ulteriormente il progetto, ma è bellissima anche così, i colori tra l'altro fanno tutto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Come sempre vi aspetto giù nei commenti, sono curiosa di sapere quale tra le colorazioni che ho scelto per voi vi piace di più. Trovate il kit e i materiali per poterla realizzare sul mio shop online momiscrochet.it, quindi corri a dare un'occhiata e inserisci nel carrello la combinazione colore che più ti rappresenta. A questo punto ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial e come sempre ti consiglio di non perdere. Alla prossima, un bacino!